Vediamo. Hi, everybody. Welcome to Not Only Athlete International. Welcome to Maria T. Hi, Maria. Welcome to Olivia Perotti. Hi. Hello. Ciao Olivia, so che parli anche in Ciao. italiano. Posso parlare italiano anche? Poco, a little bit, Poco. but we speak in for her. And hi, Diana Blanco is my translator for the live streaming. Hello. Hi, Stefano Tiraboschi. Hello. Hi, Stefano. How are you? Fine, thanks. Okay. Now I want to say welcome, but I want to see in 1 second, I want my translator speaking. Allora, Diana, dovresti dire che poi avremo gli altri 2 ospiti che entreranno più tardi nel corso della live streaming, che sono Joshua, che avevamo già nel backstage, che è Joshua Greenfield e Jane Thompson. La vediamo però dopo, ok? Perché purtroppo per problemi lavorativi possono introdursi dopo. Diana, puoi tradurmela questa cosa? Yes, Per tutti so quelli che vedono. we're gonna have 2 other athletes joining us later on because right now they are working, and so later on we're going to have Joshua Griffield and James. E Jane, che è una donna. Jane Thompson. Jane Thompson. Yes. Ok, allora, durante la live streaming, come sempre, ci saranno delle domande che faranno i nostri atleti in Italia e non solo, perché la live streaming stasera è collegata sia a YouTube, Instagram e Facebook. Quindi ci saranno molti commenti probabilmente che partiranno già da adesso, con Antonietta Orsini che ci saluta. Eccovi, buonasera a tutti. Allora, vuoi tradurre, Diana? Yes, so we're going to have questions and comments from athletes in all over Italy, because this live streaming is going to be shown on Instagram, on YouTube, on Twitch and Facebook. Ok, io vorrei iniziare questa live streaming parlando di queste 2 grandissime atlete, che sono Maria T e Olivia Perotti, e voglio iniziare così, con i 2 video. Prima quello di Maria T, e lo vediamo così. Maria T. E Olivia Perotti. E lo facciamo. Hai avuto caldo, Ora arrivo. E lo facciamo così, Olivia Perotti. She has the strength for it. She does. The only thing is the technique, so she needs to get a little bit deeper, just a few centimeters, and then it's fine, and she can do like 70, 75 in a few months. Yeah, maybe. Well, she knows what she's got to do now. So this is Olivia Perotti. This is our last lifter
in the squat. There will be a 20-minute break between squat and bench press because we have one group, so the IPF regs are 20-minute break. So the lifters can warm up for the bench press? Absolutely, yeah. And 20 minutes, believe me, if you need to do warm up, it's fast. Yeah. Oh, look at that for Olivia. Yeah. I like that. 5 kilo PB. Grandissime, tutte e due. Allora, iniziamo. Diana, stai sul pezzo, ok? Sì, sì. Allora, iniziamo con, vabbè, la domanda è espressamente per tutte e due, se vuoi dirlo, Diana. Okay, so we're gonna ask questions and it's gonna go for both of you. Ok, da che sport ne arrivate? Cioè, quindi, che sport avete fatto prima, in precedenza, anche da ragazzine, in gioventù? E come siete arrivate a questa grande passione per questo sport e come ci siete arrivate? Qual è stato il vostro percorso? Diana. Okay, so what sport, if you practice one, what sport did you practice when you were younger? And what led you to powerlifting? What was that journey like? So Maria? Yeah. I can't hear you actually. Can you hear me now? You listen? Maria? You listen? I can't hear her. Can you hear me? Yeah. Okay. So the question was, what sport did you practice when you were younger and what led you to powerlifting? And describe a little bit of your journey of what led you to powerlifting. Non sente, secondo me. Diana, prova a mettere il microfono e le cuffie. Ma voi Diana? Sì. I think it's froze. Ok, 1 second, Maria. Rispondi tu, Okay. Olivia, intanto che... Ok? Intanto che appunto Maria si dovrà ricollegare, abbiamo dei problemi di connessione, è normale. Ok, Diana, se vuoi tradurre per i problemi di connessione, per chi anche ci sta ascoltando, perché sennò non capiscono. Yeah. So we might have some problems, some technical problems with Maria T's computer or headphones. So we'll ask Olivia right now, and then she will respond after. Ok, si è di nuovo ricollegata, l'abbiamo qua. Ciao Maria! Can you hear us? Yes, it's better now. Ok. Allora, rifai la domanda, Diana, così sente anche Maria. Okay, so the question was, what sport did you practice when you were younger? And what led you to powerlifting, or what was your journey like? I used to, when I was a kid, I used to do like a little bit of fighting, but nothing much. And about 10 years ago, I started bodybuilding for 3 years. And after 3 years, I switched to powerlifting. Okay. And what was the first sport? Fighting? Fighting, Muay Thai, yeah. Thai boxing. Dai. Oh, ok. Allora, lei quando era piccola ha fatto il Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai e dopo ha provato il bodybuilding e dopo un paio di anni ha iniziato il powerlifting. E te, Olivia? I actually did a lot of different sports. I started with swimming. I played field hockey. I played cultural football. I did everything, every single sports, and I did them nearly nationally for all of them. And then when I was about 24, I found CrossFit. And I was so much stronger than all the other CrossFitters. I was squatting more than the men were. So that's why I decided to try powerlifting, and I've never looked back. Never. It's only forward, and it's probably going to be my sport forever.
Quindi Olivia da piccola lei ha provato tantissimi sport, ha fatto il nuoto, anche il calcio, il hockey, quindi ha fatto tantissime e l'ha fatto tutti bene. E dopo, quando ha compiuto 24 anni, ha iniziato il CrossFit e si è reso conto che lei era molto forte e più forte delle altre, quindi per questo ha deciso di provare il powerlifting e dopo che ha provato il powerlifting non ha cambiato mai, è rimasta così. Sì, perché dal CrossFit, che è diciamo, uno sport, era uno sport novità, dal CrossFit anch'io l'ho fatto, ho fatto CrossFit e mi sono poi innamorata del powerlifting. Dal CrossFit ho fatto alzate, diciamo, di forza e da lì mi sono innamorata, ho mollato il CrossFit, ciao, e ho continuato, diciamo, nel mio percorso del powerlifting. Okay, Esattamente. so Sonia is saying that she did the same thing. She also started with CrossFit and she also enjoyed lifting heavy and she realized she was really good at it. So after CrossFit, she went into powerlifting and never looked back. Yeah. Ok, allora vi salutano. Luisa Torrisi è una atleta nella meno 72 kg, grandissima atleta, fortissima italiana. Vi saluta. Allora, Diego Milani chiede della Thompson. Diego, arriva, l'ho detto prima, ma probabilmente non eri ancora collegato. La Thompson arriva a breve perché lavora e quindi arriverà tra mezz'oretta più o meno, insieme anche a Joshua Greenfield, ok? Quindi stai lì, non ti muovere, che arriva anche lei, perché Diego è uno che fa un sacco di domande, anzi Diego, se devi fare delle domande anche a Maria e Olivia, sono qua per te. Allora, altra domanda di rito. Ragazzi, abbiamo visto un video del mondiale, no? Se volete un po' raccontarmi l'alzata che abbiamo visto, ho visto una Maria molto molto sentita, no? Su quella tirata, quell'alzata di stacco, ok? Quindi è stata chiusa e voluta all'infinito, ho notato, no? Soprattutto verso l'apertura dell'anca. E Olivia, ho notato la tua grinta d'entrata su questo squat incredibile. Se volete raccontarci queste due alzate in questo momento così incredibile della vostra vita sportiva. Diana. Okay, so as we saw in the opening video, we saw both of your lifts during the world competitions, and so we want to know a little bit more of that specific lift. So for Maria, your lift was the deadlift, and so if you could explain to us that movement and your preparation for it and all of that. Maria? I have no idea what you just said. Okay. Did you hear me? It went choppy again. Okay. So can you hear me now? Yeah. Yeah. Okay. So the question was that, as we saw earlier in the world's videos of the competition, we want to know a little bit of your preparation for the deadlift and how you got to lift that amount of weight in that specific lift. So if you watch World last year, you know like what's going on. I missed my second attempt deadlift. It was 192.5, I believe. And to be able to secure first for World, I'll have to increase 7 kilo. But I miss it. I think I can only lift it past my knee, and I lost grips. So for my third attempt deadlift, it was like either go all out or nothing at all. So I just went in there giving all my best and hoping for the best. And I got the third attempt deadlift. Okay. And it secured me for world champion. Okay. Quindi lei ha detto che
che nella sua gara di Worlds l'anno scorso lei non ha fatto la seconda prova di fare il deadlift, quindi lei, in modo di ottenere il primo posto, lei ha dovuto aumentare 7 kg, ma era troppo, quindi per questo non ha vinto perché non l'ho potuto fare. Quindi la sua mentalità in questo anno era dare tutto di lei stessa e fare il suo miglior sforzo, quindi così lo ha potuto fare. Ecco, ci vuoi dire quanto ha tirato su, che l'ha detto? Sì, ha tirato l'anno scorso era 192.5. Sì. Maria, who is your body weight for this deadlift? Your body weight? My 57. 57. Wow. 57, che vuol dire 57 kg, ok? 57 kg di... No, vabbè. Ok. You are a monster. Ok. Olivia. Okay, Yes. and Olivia, it's the same question for you, but instead of deadlifts, how was your preparation for squats? For the squat. I'm quite a strange athlete. I don't sit quietly with music and get myself psyched up. I'm normally the person socializing. So I was actually trying to pick up a guy just before I went in for my squats. He was very cute. So I was, I nearly lost the squat because I nearly didn't make it out in time. Got out and I just focused. I needed to get that squat. I needed to at least show something that I had made an improvement from my national competition. So I needed to get that squat. There was no option there. But I didn't do any mental preparation. I just got out there and squatted. Okay, I enjoyed myself at the back. Let's say. Quindi per lei è stato un po' diverso perché lei non ha dovuto prepararsi tanto così mentalmente, lei solo ha deciso di farlo perché era il suo obbligo di farlo. E quando ha fatto questa gara dello squat, lei era un po' distratta perché ha conosciuto un ragazzo molto bello e quindi per questa ragione quasi non usciva a tempo di fare questo squat e quindi è arrivato un po' in ritardo, ma alla fine lo ha fatto e questo era lo più importante, che lo ha fatto e basta. Cioè, no, è incredibile, ma è incredibile questa cosa. Cioè, lei è andata a una gara di un mondiale, ha visto un ragazzo, si è fatta lo squat, ma vabbè, il mondiale è passato in cavalleria. Esatto. No. Ma alla fine, allora faccio questa domanda, che poi la traduci ovviamente, Diana, ma alla fine ti sei portata a casa lo squat solo o ti sei portata a casa anche il ragazzo? Tutte e due. Okay, so Sonia's question was, so did you bring home the squat, the champion of the squat, or also the guy? And she said she brought home both. Don't worry. Ma è ancora qua questo ragazzo o basta? No, già passato. Nel passato. It's finished. It's finished. Single. She asked if she is still with this guy, and she says no, it's done. It's in the past. Ok, grande Olivia, simpaticissima. Allora, altre domande di rito che volevo fare, che di solito faccio anche in tutte le live streaming. Dunque, Maria e Olivia, che lavoro fate? Okay, so Maria and Olivia, where do you work? What is your job outside of powerlifting? I work at the gym. I work with people from beginner to advanced. And so I have like different clientele. Mm-hmm. Ok, so allora Maria, lei ha detto che lavora in una palestra e lavora con le persone che appena hanno iniziato a allenarsi, ma anche con le persone più avanzate.
Ok, quindi fa il trainer, ok, fa l'istruttore. Olivia. Well, I'm an attorney, which is a lawyer in some countries, translated in Italian avvocato. So I practice law, totally different from my powerlifting, but it definitely pays for all the travel and all the powerlifting equipment. So it's necessary. It's not linked to my training at all. It's a breath of fresh air, I guess. But I always say that if I would just train powerlifting in the morning, I wouldn't be able to cope with my work at night. So it definitely helps me mentally cope with all the clients and all the trauma that the clients bring. Ok, quindi per Olivia lei lavora come un'avvocata, quindi molto diverso di powerlifting e lo buono di questo è che questo dà sufficienti soldi per viaggiare, per le gare e anche per comprare tutte le cose per il powerlifting e anche questo è un modo il powerlifting è un modo di lasciare tutto il stress che può dare il lavoro. Ok, io volevo appunto fare una domanda e mi collego a questo perché è una domanda al di fuori di quelle che, come vedete, scusatemi, ho 2000 domande da fare, ma questa diciamo che l'ho messa un po' al di fuori. Mi collego a quello che ha detto Olivia. Mi pago tramite il mio lavoro mi pago quello che è il powerlifting e le varie spese. Una domanda per tutte e due. Olivia e Maria, pagate tutto da soli o c'è qualcuno che vi sponsorizza e vi aiuta in virtù del fatto che comunque siete campionesse a livello mondiale, quindi fate gare internazionali? C'è qualcuno che vi aiuta come sponsorizzazioni o vi sponsorizzate da sole? Okay, so the question was, how do you fund for these competitions and for everything? Do you pay everything out of pocket or do you have any sponsorships or any other help? I used to pay most of stuff out of my pocket, but the last few years, some of my sponsor help with travel expenses, which has helped a lot because it's expensive when you travel a few times a year for competition. Mm-hmm. Quindi per Maria, lei all'inizio pagava da sola, ma dopo ha ricevuto uno sponsor, quindi il sponsor aiuta a pagare aiuta a pagare i viaggi che dopo tanti viaggi per la competizione può diventare molto costoso. Giustamente. Okay, and Olivia? I pay out of pocket the whole way through. Powerlifting isn't big in South Africa, so there's no sponsorship, no company interested in sponsoring me. But hopefully I'll be able to change the vibe in South Africa and make it a bigger sport. Ok, quindi per Olivia lei adesso paga da sola perché il powerlifting non è una cosa molto grande in Sudafrica, ma lei spera che nel tempo lei può cambiare questo e magari il powerlifting diventa una cosa più grande come sport. Allora, digli a Olivia, ovviamente Olivia mi capisce, ma lo diciamo in inglese, che queste live streaming, ok, sono apposta per far conoscere il powerlifting nel mondo, ok, a tutti, anche nelle zone più piccole, si fa per dire, si parla del Sudafrica, però anche in zone dove il powerlifting non è visto come lo sport, hai capito, diciamo pubblicizzato. Ok, quindi diamoci una mano tutti con queste live streaming e facciamole diventare potenti a livello mediatico. Prego, Diana. Okay, so these live streamings are intended to make powerlifting a more well-known sport. So
in places that maybe powerlifting isn't so big, such as in South Africa. So we're all going to contribute to this and hopefully make powerlifting a more well-known sport. Ok? Yes, Ok. definitely. Ora volevo farvi fare una domanda da Stefano Tiraboschi, che è qua che aspetta con grande entusiasmo di farvi delle domande. Vai Stefano. Grazie Sonia, ciao. Io volevo chiedervi che approccio avete voi alla gara e all'allenamento, ma soprattutto alla gara? Cioè, cercate un approccio più adrenalinico oppure avete tanta adrenalina e quindi cercate di più la calma o la concentrazione? Okay, so the question from Stefano is, what is your approach for when you're in the competition versus when you are training? So do you feel more adrenaline when you are in the competition, or how does both differ in your mentality and everything? Do you want to go first? Yes, Maria. Me? Oh, Vai Maria. I'm pretty chill when I'm training because I try not to get myself hype up too much so that I'm not wasting energy. Because like I train like pretty much off season 5 to 6 days a week. I can't hype myself up for every session. Plus I got to work like 8 to 10 hours a day, so it's require lots of energy. But for competition, it's different story. Depend on the environment I'm into. If I need to hype myself up, I will. If I don't, I'll be like pretty calm. But one of the lifts that I never need to hype myself up is bench press. Have to be very calm for that lift. Ok. Allora, Maria ha detto che lei normalmente deve essere molto tranquilla durante il suo allenamento perché non vuole spendere troppa energia, perché preferisce guardare questa energia per la gara, anche perché lei si deve allenare 5-6 volte alla settimana, quindi è già tanto e non vuole spendere tanta energia, anche perché lavora tanto, lavora quasi 10 ore al giorno. Ma durante la competizione lei ha detto che la sua energia dipende dell'ambiente, perché ogni tanto lei si sente con molta adrenalina e altre volte no, ma quando fa la panca lei si deve sentire molto calma, molto tranquilla, così lo fa meglio. Con la panca. La panca effettivamente più si è sereni e meglio è. Quando ti sdrai devi essere, se sei troppo isterico poi le panche, ciao. Allora, Gabriella Tenerelli ci saluta, anche lei atleta della Federazione Italiana. Good evening everybody. Ciao Gabri, un bacio. Ci saluta Elettra Rigoni, ciao a tutti. Ciao. Elena Vinzi, alta atleta della Federazione Italiana, grandissima. Teresa Palmisano non è solo atleta, ma anche arbitro federativo e arbitro internazionale. Ok? È una delle poche donne arbitro internazionali, ha preso anche, diciamo, la certificazione internazionale per l'arbitraggio. E dunque, Olivia, e tu? Ok. I always try to be very calm. In my training, not really. I kind of am a bit of a eccentric. I'm Italian, so I've got a lot of energy. But during competitions, I'm very, very calm. I try that first squats. It's difficult to keep my calm composure. I get a little bit excited. But apart from that, I try to keep calm, because you don't want to be tired by the time you get to the last deadlift. So keep the energy just for lifting. Ok, quindi per Olivia lei prova di sempre essere tranquilla, così può guadagnare più energia o così non spende troppa energia
ma quando fa l'allenamento in questo tempo lei si sente più energetica, ma durante la competizione sempre tranquilla, ma anche quando fa lo squat si sente più energetica, ma in generale è sempre tranquilla. Ok, quindi più è serena e più le alzate vengono, è vero? Sì, ok. è vero. Allora, parla in italiano, perché dovete sapere che Olivia, se glielo vogliamo dire in inglese così gli facciamo delle domande direttamente a lei. Olivia, sei di nazionalità di origine italiana, giusto? Sì, giusto. Ecco, se vuoi tradurlo, Diana, Okay. per chi si segue in inglese non capisce l'italiano, quindi è un po' Okay, di so dura. Olivia has Italian origins, and so she speaks some Italian. Ok, da dove arrivi? Qual è la tua origine? Di che La zona mia mamma dell'Italia? viene dall'Abruzzo e mio padre dalle Marche. Okay, so her mom comes from Abruzzo and her dad from Marche. E dove hai vissuto per un periodo? Ho vissuto a Bergamo e a Reggio Emilia Eccolo. per 2 anni. Okay, so for 2 years Olivia lived in Reggio Emilia and Bergamo. Ok, quindi e anche lei di nazionalità è di sangue italiano. Allora, un'altra domanda volevo fare a tutte e due. Allora, quante volte vi allenate? In queste sedute di allenamento, ok? Quante volte fate lo stacco? E soprattutto qual è il segreto di una programmazione di allenamento efficiente, secondo voi? Quindi iniziamo, Diana, perché so che poi ti diventa difficile, ti voglio aiutare, ok Diana? Okay, so the question. Allora, se hai capito va bene, se no le facciamo piano piano, ok? Le domande? Okay, so the question is how many times a week do you train? And scusa, puoi ripetere la domanda? Allora, quante volte si allenano? Okay. Quante volte fanno stacco durante la settimana? Lo stacco è il deadlift. Sì. Ok? E qual è il segreto di una buona programmazione di allenamento che arriva ad essere efficiente, secondo loro? So the question is, how many times a week do you train? How many times a week do you train for deadlifts? And what is the secret to having an efficient program and training? So Maria? Right now, for off season, I'm training 6 days a week. I can do a lot. I squat 3 times a week, deadlift 3 times a week, bench 3 times a week, but different varieties of deadlift and varieties of bench and varieties of squat and different loads so that my body can recover from it. But that will change for competition season. In the competition, I go from 4 times a week to 5 times a week. And I will also be probably deadlifting twice a week and squatting 2 to 3 times and benching twice a week. Ok. Quindi lei quando adesso non si sta preparando per una gara, lei si allena 6 volte alla settimana, fa lo squat 3 volte, e il deadlift 3 volte alla settimana, anche la panca, e lei fa diverse variazioni dello squat, panca e lo stacco, ma anche di diverse peso, così non si stanca troppo o si può recover meglio. Sì, si può ricostituire muscolarmente, cioè Sì, si riprende.
si riprende meglio dagli allenamenti. Sì, e quando entra la temporada di competizione, lei si allena 4 o 5 volte alla settimana e fa meno volte lo squat, stacco e la panca. Ok. Mhm. Olivia? Recupera. Recupera. Also, recupera. Maria, come si dice? Recupera. Recupera. Brava! Perché parleranno poi tutte in italiano uscendo dalla live streaming, vero Diana? Dillo. Sì, sì. After the live streaming, everyone will speak Italian. Esatto. Linguaggio internazionale non è più l'inglese, ma l'italiano. Brava Maria. Olivia, what do you say? I also squat 6 times a week. I mean, not squat 6 times. I also train 6 times a week. I do not. I wouldn't be able to deadlift as much as Maria does. I wish I could, but I do squat at least twice a week and bench twice a week. And I'm trying to get my bench up, so I'm doing a lot of accessories in the upper body area so that I can get my bench up. But at the moment, I've been trying to fix all and correct all my problems, my inequalities, because we've had this whole lockdown season to fix everything that was wrong with my lifts. So that's what I've been concentrating on, is fixing, making it better, making it stronger. That's basically my training at the moment. Ok, quindi adesso lei si allena anche 6 volte alla settimana, ma non fa tanto stacco come Maria. Lei invece fa lo stacco e lo squat e la panca 2 volte alla settimana, ma adesso lei si concentra di più in diventarsi più forte nella panca, quindi adesso prova di fare più esercizi per diventarsi più forte nei bracci, quindi fa tanti levamento di accessori. Cosa fa? Delle varianti? Cosa fa? Delle varianti, e anche perché anche durante il lockdown lei ha potuto concentrarsi di più nella sua debolezza e cose che lei deve migliorare, quindi così di questo si sta infocando. E Teresa Palmisano, una domanda per voi. Vabbè, la fa a me, ma è per voi. Vuole chiedervi che coach avete, uomo o donna? Okay, so we just got a question, and the question is your coach a male or female? Maria? Male. Male? Yeah. Okay, per Maria è un uomo? E Olivia? Also male, definitely. Ah, tutti uomini. Tutti uomini. Ok, allora, altra domanda. Domanda molto precisa. Qual è il segreto per avere uno stacco efficiente? Ok. La domanda è, the question was, what is the secret to having an efficient deadlift? Maria. Actually, to be honest with you, I used to be suck at deadlift, but I keep working on it, and like being patient with it, right? I had an accident many years ago, and I have a back issue, so deadlifts always scares me. Back in 2014, I hurt my back, and I couldn't move properly for like 3 months. The only thing that I could train was like my arm. So, it was very, after that, like every deadlift session is like, it's like so scared. And then back in 2016 or 17, I can't remember, it was a nightmare. So I tried to forget it. I competed at the World Championship in Texas, and I bumped up on a deadlift. So yeah, after that, deadlift was just like scared the hell out of me. So I keep working on it. It took me about 2 years to fix
the right stand and the right pull for my body type, my body height, and my range of motion. And then finally, I can call myself, I can deadlift something. Yes. Ok. Quindi per Maria, lei all'inizio non era così brava con il deadlift, quindi ha dovuto lavorare tanto e anche avere tanta pazienza. E lei nel 2014 ha avuto un accidente e si è fatto male la schiena, quindi dopo questa esperienza ha avuto paura a fare lo stacco, quindi piano piano ha iniziato a cambiare la sua tecnica e ha diventato più forte nello stacco anche dopo di andare al campionato di Worlds e quindi al mondiale, scusa, e ha fatto un buon levamento. Sì, ha fatto una bellissima gara nonostante Sì. la paura dopo un incidente, che non è da poco, avere paura, perché se ti fai male alla schiena sappiamo benissimo che comunque anche lo stacco diventa un po' invasivo, no? Ci vengono tutti i timori. Diana, puoi Sì. tradurglielo? Yes, so what Sonia said is that it's understandable that after an accident you will be afraid to deadlift, and so it does take some time and a lot of patience to get strong in that lift. No, Maria? Sì. You scared for this stacco? Però vedo che i chili li ha fatti, cioè. Digli che anche io voglio fare un incidente e poi fare i suoi chili, se glielo puoi dire. Yes, she says that Sonia says that she would also like to have an accident if that means that she will be as strong as you. Sarei a posto così. Sarei a posto così. It's very important to learn your body and communicate. Stop doing what doesn't work and try something new. Communicate with your coach, stuff like that, right? Mm-hmm. Quindi lei ha detto che è molto importante ascoltare il tuo corpo. E sentire cosa si sente bene, cosa no, e cambiare le cose che non funzionano, ma anche parlare con il tuo allenatore e sì. E cercare comunque di avere un collegamento in modo che ci sia una cosa uniforme tra l'allenatore e il sentimento che ognuno ha durante l'allenamento. Olivia, what do you think about this question? Well, I'm still fixing my deadlift at the moment. I'm finally tuning it because I haven't hit the weights that Maria hits, mostly compared to body weight and everything. But I'm getting there. I'm finally feeling what I'm supposed to be feeling and understanding when I pull it right, when I don't. So I'm very happy and very excited to do my next comp and show people what I can do with the deadlift. Nice. But I think the key to a good deadlift is keeping your body tight. That is probably the most important thing if you're doing sumo or conventional deadlift. Keep that body tight. Ok, quindi lei ha detto che ancora sta vedendo cosa funziona e cosa non funziona per lei e per il suo corpo, ma vorrei farlo bene durante la prossima competizione, ma lei dice che la cosa più importante per un buon stacco è mantenere il corpo molto compatto e fisso, e sì, questo è il segreto. Ok, Stefano Tiraboschi, vuoi fare delle domande? Ne ho 52. Esatto. Allora, ne ho preparate 52, ma adesso ascoltandole me ne viene in mente un'altra, la 53esima. Parlando con loro, sia Olivia che Maria mi hanno trasmesso molta sicurezza e molta positività, ecco.
Anche ricollegandomi a quello che ha detto prima Maria, visto che ci ascoltano anche tanti ragazzi giovani, tanti powerlifter giovani, prima Maria parlava di un incidente, sicuramente nella straordinaria carriera che hanno avuto e che stanno avendo perché è ancora molto lunga, avranno avuto anche dei momenti magari negativi come l'incidente o come anche semplicemente un risultato non raggiunto. Qual è il consiglio che date a chi ha intrapreso questo sport per gestire questi momenti di fallimento? Come se ne esce dalla vostra esperienza, che insomma è tanta ed è proficua? Puoi dirlo un'altra volta? Scusa, non ho sentito bene. Stefano, allora, devi andare un po' piano e non essere troppo non dilungarti. Cioè, cerca di essere stringato perché anche Diana non è italiana. Quindi chiedo scusa. Okay? Stai tranquillo. Ci mancherebbe. Visto che ci stanno ascoltando molti powerlifter, anche giovani, volevo chiedere a loro che sono positive e sicure come reagiscono ai fallimenti o ai momenti difficili meglio. Okay, so the question was just speaking with both of you, you both portray as people who are very confident and very positive. So how do you overcome like failures and things that occur during your powerlifting journey, such as Maria, who had that accident? And so, yeah, how do you respond to failures, and what's some advice that you give? I grew up in a very hard life. I had a very hard childhood before I came to Canada. So give up is not an option. Mm-hmm. Ok, quindi Maria ha detto che lei dalla infanzia ha avuto una vita molto difficile, quindi per lei fallire e non riuscire non è un'opzione. Grande, bellissima risposta ha dato. Diglielo, Diana. Bellissima risposta. Sonia says that what a wonderful response. Tra l'altro, di a Diana anche che è una cosa che insegniamo ai ragazzi che alleniamo, soprattutto ora io in modo particolare, che non esiste il non ce la faccio o non ci riesco, ok? Perché sennò fa parte già di un fallimento iniziale che non ti può far procedere poi in maniera positiva. Ok, diglielo Diana. Okay, so Sonia is saying that this is the same message that she gives to the people that she trains, that I can't do it doesn't exist in the vocabulary, because by just saying that, that's already a sort of saying that they're already failing. And so yeah, she tries to say the same message that you just said to the people that she trains. Okay. Olivia, and you? Well, I don't have to do it for saying, but I can't hear you, Olivia. Olivia, I can listen you. I can't. Can you hear me? Can you hear me now? Is your microphone? It's on. Okay. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Oh, perfect. Sorry. Sorry about that. Don't worry. No, I just was saying that I don't enjoy failure, so I will sit in the gym extra hours. I will, do everything in my power to correct whatever I've failed at. I will do that extra mile every time. I won't sleep until I've corrected whatever I didn't lift, or if I didn't lift it at the gym, if I didn't lift it at the comp, I'll make sure I lift it at the next comp. I don't enjoy failure. Ok, quindi per Olivia lei ha detto che a lei non le piace fallire per niente, quindi lei prova di sempre lavorare duro, così lei non può fallire. Quindi se lei non riesce di
di fare bene in una gara, lei lo prova nella prossima e per lei fallire non è un'opzione. Beh, c'è da dire anche una cosa, se poi me lo puoi tradurre, chi arriva a fare un mondiale, diciamo che di fallimenti ne avrà avuti, ma anche ovviamente sono persone che hanno la mentalità del non fallimento, quindi il fallimento serve per imparare razionalmente a superare quel fallimento per migliorare e poi arrivare ad un mondiale e fare podio. È vero? Vai, Bianca. Okay, so Sonia said that failure is very important to push you for the next competitions and to sort of prepare you mentally for competitions, and so failure can be useful for that push. Ok, io volevo fare una domanda che mi avevano già chiesto in molti. Allora, quanta importanza date alla tecnica, arrivando poi a certi livelli dove diciamo che la tecnica, bene o male, è già acquisita, no? Cioè ce l'avete voi stessi a gestirla, la sensibilità c'è, forse c'è una percezione dell'errore che non è altissimo. Quanto date appunto in questi livelli qua così alti l'importanza alla tecnica, avendo comunque un gesto tecnico già consolidato, e quanto invece all'ignoranza della spinta, come la chiamo io, cioè spingere il più possibile per chiudere l'alzata, portarsi a casa il record senza stare troppo a guardare gli elementi tecnici in una gara di questo genere. Okay, so the question is, how important is technique? I mean, seeing that you both are very advanced athletes, how important is the technique, and rather than just picking up the weight, like nothing, how important is the technique? Maria? Everybody know me. I'm like a very technical person. All my life, I never, even though when I grinded, I never lost my technique, because I think it's very important if you want to be at the sport until you're like old. I mean, if you don't care, like if when you're 60 and you're not going to be able to walk, that's fine. But if you want to be able to walk when you're like, 55, 60, I think technique is very important. Ok, quindi per lei la tecnica è molto molto importante, perché lei vuole fare questo sport fino a che è più grande, quindi se qualcuno vuole continuare con questo sport è molto importante la tecnica. Almeno che nel futuro, quando diventi 60 anni e non vuoi camminare, forse non è così importante la tecnica, ma per lei non vuole una vita così, quindi è molto importante farlo bene. Olivia? I believe in technique, but you forget about it on comp day. So what I do is when I'm training, I make sure that it's a ritual. I get into the rack the same way. I pick up the weight the same way. I do everything so that when I get to a comp, I don't forget my technique. It's important to keep that technique, because the weight is life-saving comp. So actually, that's very important. And obviously longevity. Ok, quindi per Olivia anche per lei è molto importante la tecnica, ma anche ogni volta lo può dimenticare durante una competizione, quindi lei prova di entrare come come vederlo come un rituale, di sempre fare la stessa cosa ogni volta che fa lo stacco e lo squat, e quindi quindi sempre le stesse cose, sì, sempre in le stesse maniera cose metodica e maniacale. Sì, così non può dimenticarlo quando inizia una gara. Me too! Uguale. Forse allora facendo così arriverò anche io lì. Allora, buonasera Sandro Rossi, presidente della Federazione Italiana Powerlifting, il nostro grande presidente. Buonasera.
e presidente nonché rappresentante del Comitato Europeo. Vero Sandro? Se vuoi tradurlo, Diana, aspetta Sandro che Ciao Diana ragazzi. Okay, so Diana, Ciao. c'è Sandro Rossi, dicevo, presidente Sì, della sono Federazione Italiana Powerlifting, nonché rappresentante del Comitato Europeo. Okay, so this is Sandro. He is the president of the Italian Powerlifting Federation, as well as Sì, sono part of vicepresidente the della European Federazione Commission. Europea Vicepresidente della Federazione Europea. He is e the vice president. president. He is the president of the European. European Federation. of Yes. Se vuoi dire qualcosa, vi vuol Ciao. salutare. Vai Sandro. No, vice president. Diana, vice He is president. the vice president. Ok. Sì, ragazzi, buonasera. Buonasera Diana, Olivia Buonasera. e Maria. Buonasera. Ciao. Buonasera Olivia, buonasera Maria. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere quali sono, arrivo tardi, da quali nazioni state parlando? Okay, so he wants to know. Da quali nazioni Olivia e da quale nazione So- Maria? Yes. Vai Diana. Okay, so Sandro wants to know where are you coming from? From what nation? So Olivia first. South Africa. South Africa. Do you want to know where I was born South or where I Africa. live? No, Where where you live? Canada. Maria da dove? Canada. Ah, Canada, ok, Canada, yes. Sì, E però... vuoi dire com'è stata? No, volevo Sì, dire insomma. questo, che Maria è dal Canada, ma è thailandese lei, di origine, mentre Olivia, Sì. Sudafrica, è di origine italiana, Olivia. Hai capito, Sandro? Sì, ho capito. Ok. Maria, noi abbiamo fatto i campionati mondiali a New Newfoundland, in Canada. Vai Diana. Okay, so Sandro made Noi abbiamo the fatto World's the World's Championship in Canada. Newfoundland, yes. That's where Yeah. I live, Newfoundland. St. John. New Newfoundland. St. John, Newfoundland. St. John, Newfoundland, yes. Terranova, è l'isola di Terranova. Newfoundland, yes, ok. Volevo chiedere a Olivia e Maria come è stata la stagione sportiva in Sudafrica e in Canada Okay, so con Sandro, la pandemia. Vai, Diana. Vai, Diana. Scusa, puoi ripetere la stagione di... Allora, te lo ripeto io, fermi tutti. Allora, com'è stata la stagione sportiva in pandemia sia in Sudafrica che in Canada? Okay, so the question is, how was the sport season in South Africa as well as in Canada during the pandemic? Everything is canceled for now, but we do have one competition coming up in December 19 here in St. John, Newfoundland. But I think it will be a limited number, and they will space out people for the events. Ok, so allora Maria ha detto che quasi tutto è stato cancellato in Canada, ma nel 19 di dicembre avrà una competizione e tutti staranno mantenendo la distanza e così, e poca gente anche. Ah, ok. Ok, Olivia? In Olivia? Sudafrica? Yeah, everything's been cancelled. Nothing's happening this year. It's only going to start up again next year. I think our first competition is in February.
So hopefully it'll go through and there won't be any issues. But I'm still training and I'll try, get ready for February. Ok, quindi in Sudafrica adesso anche... Ma le palestre... Scusa? No, ripeti, Diana, perché dobbiamo capire cosa ha detto. Forza, la traduzione. Sì, quindi adesso tutto in Sudafrica è cancellato per questo anno e la prossima gara sarà in febbraio e spera che non si cancella, ma per il momento lei si preparerà per questa gara. Perfetto. Sandro, volevi chiedere qualcos'altro? Sì, ma le palestre sono... Sì, se le palestre sono chiuse o aperte? So Sandro is wondering if the gyms are open or closed. Yeah, vai Diana. In Canada, different province, different regulation. Where I live, Newfoundland, everything is open. All the gyms are open. We just have to wear a mask. But a lot of places like Ontario and bigger city, they are closed right now. Ok, quindi Maria ha detto che in Canada dipende dalla regione, quindi ci sono regioni che provincia dove le palestre sono chiuse, altri sono aperte e per fortuna in dove lei abita le palestre sono aperte. Ok. E in Sudafrica, Olivia? All the gyms are open here. We have to wear masks. We have a certain amount of people that can go into the gym at a certain time. But finally, we open. We've had 5 months of the gyms being closed. Wow. Quindi Olivia ha detto che in Sudafrica adesso tutte le palestre sono aperte, ma con solo un limite di persone possono stare nella palestra e per 5 mesi sono stati chiusi. Ok, allora Sonia, grazie di queste informazioni che sono preziose per noi, per la Federazione Italiana Powerlifting, per l'Europa anche, no? Per la European Powerlifting Federation. E io vi saluto e vi do un abbraccio forte e speriamo di vederci nelle prossime gare nei campionati mondiali. Vai Diana. Okay, so Sandro is saying thank you to Sonia for organizing this and for spreading this information, and we hope to see you all in the next world champion. Yes. Thank you. Grazie Sonia per quello che stai facendo, veramente. Ma figurati. Ragazzi, Olivia e Maria, avete visto Sonia cosa è riuscita a fare? Con grande entusiasmo e grande passione, insieme al suo compagno di viaggio Stefano Tiraboschi, che è sempre presente e le fa da spalla praticamente. Vai, per quel poco che posso aiutarla lo faccio volentieri. Lo so Stefano, grazie. E anche Antonietta Orsini, io lo voglio dire, perché sempre grande Antonietta. Il progetto, è importante dirlo, che il progetto è stato abbracciato di buon grado dalla Federazione Italiana Powerlifting e rappresentante primo e unico a cui io voglio veramente tanto bene, lui lo sa, è Sandro Rossi, che non è un bianco, una leccata di bianco come si dice in Italia, ma è veramente un aspetto che ho, punto. E quindi questa idea, diciamo che è stata portata avanti da tutti, Lo possiamo dire, Sandro? Certo, dalla squadra. Allora Diana, può dire che abbiamo fatto questo progetto per cui Sonia e Antonietta Orsini sono i capi. Stefano diciamo è il loro compagno di viaggio e la Federazione Italiana Powerlifting appoggia questo progetto in pieno. Vai Diana!
So Sandro is saying thank you to Sonia for having this idea and for spreading this kind of information. And Sandro himself and the whole powerlifting federation in Italy supports Sonia's vision and everything that she is doing. And he's just saying thank you for this and how everyone is rooting for Sonia and supporting her. And yeah. Ed Grazie a eccolo tutti qua. ragazzi, un grande abbraccio. Ciao Salve, Sandro. Ah, Ed Joshua. eccolo qua, abbiamo Joshua Ciao, ciao. Greenfield. Hello! Hello Joshua. Joshua. How are we? How you doing? How are you? I'm so sorry I'm late to the Fammi sentire. party. Where have you been? I can't believe I'm late. I love you, Josh. Oh, why? I've not done anything yet. What? You're so crazy. I'm crazy? What have I Yes, done? you and me too. So, okay. Now, adesso abbiamo Joshua and hi Joshua, and we have Olivia Perotti. Say hi, Josh. Hi. Olivia, Hello. how are And we? Maria Maria, T. I Josh. know Maria. I've met Maria a few times. Not by choice. Yeah, she So amazing. she bullied me are- at Worlds. She said I had a really little bench. Ciao a tutti Maria. ragazzi, ciao. I see you, Sandro. Ti do un bacio grandissimo. Allora, Joshua, aspetta, Sandro. Ciao. Allora, Hello. Ciao Sandro, Maria, ciao Olivia. Ciao. Sandro is the president of the Joshua. Federation, Italia Federation, Right? Hi. How are we? and this president for the European Federation. All right, yeah. I think we've met Say hi, before. Josh. Hi, Sandro. Very... Can you hear? Ok, bye bye. Bye to Ciao. you. Bye bye. Bye. See you later. Vai. Ok. Allora, stai lì, Josh. I ain't going Don't anywhere. move it. Don't We move lose it. our translator. Oh, we did. Aspetta. He's here. He's here. Oh. He's here. Mamma mia, che live streaming. Ok. Joshua. Okay. Joshua Oh, she's Greenfield. back. Joshua Greenfield. And lo presentiamo così, Diana, dillo. I can't hear you. Ok. Nah, I can hear you. Shuma went crazy. Yes. Yeah, there you go. You're back in the room. Where have you been? 1 second. Right. What's 1 happening now? second. Ragazzi, questo è Joshua Greenfield e lo presentiamo così, Joshua Greenfield. Blow it up, Josh! Blow it up! I wondered what. Oh, I've done that. I wonder what was going to happen. I wonder what was happening then. You didn't tell me that was happening What's happening? when you were showing my video. You just Yeah, played it. your video. Now you tell me. All right. Allora, Diana, adesso devi tradurmi, ok? Intanto gli chiedi dov'è e perché è al buio. Okay, so Sonia is wondering, where are you and why is it dark?
So I have just finished work. I've literally run out of work as quick as I could. I'm currently sat in my car in the car park at work. And this is the car in my life. Because I'm committed to this. I told her I would be here, and this is as committed as I can. Can you see me, though? Yes, I see you. A little bit. You can have another light. You can have another light. Sonia, where am I going to get another light from? Okay. Wait. Okay, wherever. Oh, Josh. Yeah. Italian girl, say, che potenza, Joshua, che emozione. What does that mean? Ok, traduci, Diana. Che potenza, che emozione, Joshua. He says that how energetic you are, and he likes that. Yeah. I like to bring that to the table because technically we're just there as entertainers. You've turned up to watch some entertainment when we lift, so that's what we bring to the table. We got to put on a show for you, and me coming out and standing there just staring at the bar is not exciting. I want to give you a show, so that's why we bring the energy to the table. Quindi lui ha detto che gli piace dare un po' di divertimento a questa gara, perché non è così divertente solo guardare lui levando questi pesi, quindi le piace fare queste cose per diventare bisogna fare show per le persone che guardano. Ma è la cosa più bella del powerlifting, è arrivare e fare così, no? Quando si in alzata. Josh? Yeah, I don't know what you said, but it sounded good. It looked like me. Oh, I was just translating for you. Oh, now we get it. Ok. Allora, Joshua, yeah. ti devo fare delle domande. I make a question, ok? Right, hit me. I give you a question. Yeah. Allora, che sport hai fatto in gioventù? Da dove ne arrivi? Ok? Che sport hai fatto? Da dove ne arrivi? E come sei arrivato a fare powerlifting? Diana, traduci. Okay, so the question is, what sport did you do when you were younger, and what brought you to powerlifting, and how was your journey to that? So when I was younger, I was actually a rugby player. So I started playing rugby union. So I played rugby from the age of around 5 years old. I did well in rugby, and it was my life for a very, very long time, to the point of where I had my heart set on becoming a professional rugby player. And then when I took the mental hit that I wasn't actually going to make it, and I wasn't going to play pro, and it wasn't going to be my job, it kind of hit me really, really hard. And for me, I had to just leave the sport completely. So I literally just stopped playing rugby, and I never, ever went back. I was just kind of done and dusted with it. And then from there, I kind of toyed around, and I was just playing around in the gym. I never trained for anything specifically. And then I started doing mixed martial arts after that. So I was doing like cage fighting, boxing, taekwondo, kickboxing, just trying to learn sports that, I don't know, if I got in a little bit of trouble, I could potentially defend myself. And I ended up competing in that quite regularly. And in the end, it just became really unfun, because 1 minute you would be fighting somebody that was equal, and then the other minute you'd be fighting somebody who was way out of your league, and you just end up getting beaten up. And it wasn't as fun when you're getting used as a punch bag. Let's put it that way. And then what led me to powerlifting was it was actually really, really poor mental health that got me into the sport. I was in a really, really bad place mentally. I was in a really bad place mentally, and a friend of mine who I used to play rugby with put on Facebook that there was a strongman competition at the weekend, and they needed another competitor. So I entered at the last minute, and I turned up, and the strongmen that were there, they were massive. They were humongous. I'm talking like, I used to weigh like 93 kilos, even though I'm not that much heavier than that now. And these guys were like 150, 160 kilos. And I was like, oh my God, this is ridiculous. I'm tiny compared to everybody else. And the first event of the strongman competition was the squat. And we're all squatting, and
they started to drop out, and they were all using belts and knee wraps and knee sleeves and stuff like that. I turned up in a pair of shorts with a pair of running shoes on. I didn't have a clue what all this equipment was. And then they started dropping like flies, and I was still lifting the weights that they were missing. And I was like, this is weird. And then it ended up that day, I ended up squatting 250 kilos. I'm not going to lie, it wasn't IPF style depth, but to say that I'd not done anything like this before, it was okay. And then the group of people that were at the competition that day, they actually invited me to train with them. And I turned up initially, and they did strongman stuff. And one of the guys that owned the gym came up to me and he was like, Josh, I think you make a really good powerlifter. And these were my genuine words. What is powerlifting? I was like, what is that? What? I don't know what it is. And he was like, it's basically just the squat, bench press, and the deadlift. I was like, I can do all three of them. I'd love to have a go at this. And then I actually turned up 2 weeks later to the gym. And he came up to me, and unfortunately this man passed away, the guy that owned the gym, but he came up to me one day in the gym and he was like, Josh, guess what? I was like, what? He was like, I've entered you into a powerlifting competition. You don't have to pay for it. I've already paid for it. You've got 8 weeks to train for it. Let's see what you can do. And he entered me. He programmed me up to the competition. I turned up and everybody was wearing like singlets and belts. And I still didn't know what any of this was. And they all looked the part and I just turned up. And then after that, that competition, I ended up beating them all. And I was like, oh, I'm actually quite good at this. So what I did, I got my head down and I got to it and I made as many tracks as I could in the sport. And we're here now on a podcast in Italy. This is crazy. Diana, traduci, è fantastico, parla tantissimo. Ok. Dai Diana, che ce la puoi fare, ti vogliamo bene, vai! Sì, sì, quindi lui quando aveva 5 anni ha iniziato a fare il rugby e questa in quel tempo era la sua passione, quindi lui il suo sogno era diventare professionale con il rugby, ma dopo si è reso conto che non riuscirà a diventare così bravo, quindi ha deciso di lasciarlo. Quindi lo ha lasciato e dopo ha entrato a fare la palestra e dopo ha iniziato un po' di arte marziale e tutte queste cose, ma alla fine anche non gli è piaciuto tanto perché ha dovuto di combattere con persone di diversi livelli, quindi con persone con cui poteva vincere, ma anche con persone con cui perdeva e quindi ha deciso di lasciarlo. Dopo è entrato in un periodo dove non si sentiva bene mentalmente, non stava nel posto giusto nella mente, quindi questo è quello che lo ha messo nel powerlifting. Aveva un amico che le ha detto di entrare in una gara di strongman e lui non sapeva cosa era, quindi quando lui è arrivato per entrare a questo strongman ha visto che le persone stavano facendo lo squat ma avevano tanta roba, tante cose e lui solo è arrivato con un short e le scarpe, quindi non stava preparato ma ha potuto fare lo squat di 250 kg per la sua prima volta, quindi era tantissimo, sì. Cioè lui ha fatto 250 kg di prima volta, the first time squat. What? 250 kilos, first time squat in strongman. Yeah, but it wasn't as deep as you think it was. I'm not very tall, eh? I'm only little. I'm barely taller than Maria. I'm tiny. Hey, Maria's 6'2" though, so I'm like 6'3". You know what I mean? Ma cosa dici? Vuol parlare con Maria, vero? Okay. Maria. Allora, devo dire una cosa. Joshua è molto preso
delle potenzialità di Maria T. Dillo, Diana. What, you want me and Maria T to have a fight? No! Because I'd kick her ass. She would beat me up. Maria would beat me up. I'd put my money on it. God. Sorry, that was inappropriate. But I had to come out with it. That's what it sounded like you said to me. Okay, Joshua. Hit me. Another question for you. I'm ready. Okay. Che lavoro fai? So the question is, where do you work? Oh, so it's a little bit weird at the moment. So at the moment, I'm an online coach and I'm a coach in one-to-one. So like a coach in person at a gym called Graft House in Leeds, which is in England. But I do a lot of online coaching as well for powerlifters and functional-based athletes. I'm presuming that you know that I don't actually powerlift anymore, that I'm actually CrossFit now. So I'm technically a full-time CrossFitter funding myself via online coaching, my online business, and doing one-to-one personal training, kind of essentially. So, okay. But my priority on the daily basis is being a full-time athlete. I spend 8 to 10 hours a day concentrating on being a full-time athlete and training, eating, sleeping, everything that I do on the daily basis is all about my performance towards the sport of CrossFit. Ok, quindi adesso per il suo lavoro è un allenatore online, quindi su internet, ma anche fa in persona in palestra. E lui si concentra di allenare powerlifters, ma anche allenamento funzionale. Ma adesso in questo momento non è più un powerlifter, adesso pratica CrossFit. Quindi in un giorno normale si concentra da 8 a 10 ore nel suo allenamento, quindi lui adesso il suo lavoro è essere un atleta al 100%. Ecco, io volevo fargli una domanda di carattere di sicurezza nazionale e pubblica in Inghilterra. Cioè, lui cosa fa? La live streaming mentre guida la macchina a Londra? Cioè, è una sicurezza pubblica, puoi dirglielo? Sonia is wondering if this is safe what you're doing, that you're on a live driving. No, I'm not driving. It's just a filter, and it looks like I'm driving. No, it's so I can get, because I don't live that far away. If I can get home, you can see me properly, and you can talk to me better. I literally live 5 minutes away. It's fully safe. I can multitask. I'm not very clever, so talking is what I'm naturally good at. Quindi Joshua ha detto che è molto sicuro, che lui abita 5 minuti da dove era, quindi è molto sicuro e anche lui può fare tante cose alla stessa volta. Ok. Yeah, ce la può fare. Trust me. Ce la puoi fare. Allora, Joshua, chiediamogli, gli fanno un sacco di domande, no? Perché sono tutte le domande che sono state richieste dagli atleti. Ok. Quante volte ti alleni o ti allenavi nel powerlifting? Perché da quello che ho capito adesso sta facendo CrossFit. Ok, quante volte ti alleni e perché ha smesso, tra l'altro, di fare powerlifting? Okay, so the question is, how many times a week did you used to train when you practiced powerlifting? And what led you to stop practicing powerlifting and led you to CrossFit? So when I was powerlifting, I was training 4 times a week. I would normally squat 2 to 3 times a week. I would deadlift twice, and I'd probably bench every session, so up to 4 times a week. And the reason behind me leaving powerlifting, one of the main reasons was I lost a sponsor, which was monetary, and I took quite a financial hit, so I had to start working more, and I couldn't give up as much time at that moment in time. And then as well, my mental health, I wasn't in a very, very good place when I was powerlifting. I think I felt very, very pressured to be successful in the sport, and because I
I'd missed a couple of times and I felt like I'd let people down. It just got a little bit too much. And my physical health as well. I was in really, really bad shape. I was unhealthy. At Christmas time, I was trying to spend time with my son and I was like trying to play with him on the floor at Christmas and my lower back was hurting. And I was lazy and lethargic and I just genuinely wasn't happy. And there was a part of me in powerlifting that it just wasn't fulfilling anymore. And the option for me was, because I'm a weird guy, like I'm a weird dude. And I needed something to fulfill that weird part of me that's like, I'll hurt more than anybody else in the room. I will outwork anybody else in the room kind of attitude. And the option for me was CrossFit. And it was a massive, massive decision to leave because technically I was going from the best in the world at something to absolutely nobody overnight. Like nobody cares who I am as a CrossFitter. Nobody cared who I was as a powerlifter, but there was a couple of people that thought it was funny and I did some energetic lifting and they liked me. But yeah, essentially overnight I was going from being somebody to being absolutely nobody. And that nearly kept me in the sport for the wrong reasons. And I'm not going to lie, I'm very, very happy now. And it's probably the best decision I ever made to leave the sport, unfortunately. Ok, e quindi... Did you get that? E quindi good, Sorry? Fantastico. Niente, Okay. Diana, ti ha detto Diana. Sorry, I'm bad. Ok. Yeah, Quindi sorry, quando I'm on my lei- best behavior. No, don't worry, you can. Come on. Ok, Vai, Diana. Ok. Quando lui praticava il powerlifting, lui si allenava 4 volte alla settimana. E quindi faceva lo squat 3 volte alla settimana, dopo il sacco 2 volte e la panca quasi ogni allenamento. E la ragione per cui ha lasciato il powerlifting è perché ha perso il suo sponsorship e quindi questo era un colpo per il suo per i suoi soldi, aveva bisogno dei soldi, quindi questa era una ragione, ma un'altra ragione era la sua salute mentale. Quando stava facendo il powerlifting non stava in un posto giusto e quindi anche sentiva che aveva tanta pressione dalle persone per sempre riuscire, per sempre fare bene, quindi lui non si sentiva bene, anche non poteva giocare tanto così bene con il suo figlio perché gli faceva male la schiena, quindi non stava bene, bene fisicamente ma anche mentalmente, quindi ha deciso di lasciare il powerlifting e iniziare questo sport di CrossFit, ma era una transizione molto difficile e strana perché lui era molto riconosciuto e molto importante nello sport di powerlifting e quindi non era una persona importante nello CrossFit, non era conosciuto, non era bravo, quindi era un po' strano di andare da essere una persona importante da essere nulla, quindi è stato difficile ma si sente più felice e è meglio. Quindi non tornerà più al powerlifting. Chiediglielo, dai. So you will never return to powerlifting? Oh, somebody asked me, I did a podcast the other day and they asked me this question. I'm not going to lie, the only reason I would come back to powerlifting is for a charity event or to do a powerlifting style format is the CrossFit Total. They're the only times that I'll ever think I'll make a return to a powerlifting style environment. For a charity event. Uh-huh. Did you hear me? Yeah, charity event. And what was the second one? So in CrossFit, they do something called the CrossFit Total. It's like, it's your biggest lifts put together. I think they're the only 2 times that I would kind of have that format again. Okay. But the charity event would have to be something really close to my heart as well for me to come back and powerlift. But Okay. who knows? Maybe one day I may come back and do some crazy stuff. Headbutts and bars. Quindi lui ha detto che solo ha 2 ragioni per tornare al powerlifting. Quindi la prima ragione è se c'è un evento di donazione e quindi se c'è questo evento lui
può entrare allo sport, ma anche se c'è, perché in CrossFit c'è una cosa che si chiama CrossFit Total e quindi si accumulano il numero di ogni attività di CrossFit, quindi è più o meno come powerlifting, quindi solo così può fare una cosa come powerlifting. Non è lo stesso, ma è similare. È similare, ma la verità non si vede, ma tornare a powerlifting, ma ha detto che non si sa mai, forse un giorno, ma no, adesso no. Ok, Stefano Tiraboschi, vuoi fare una domanda a Joshua, che è qui per te, anche lui. Hi Joshua, nice to meet you. Hi sir, nice to meet you. How are we? Allora, io volevo chiedere a Joshua qual era, quando faceva powerlifting, la sua alzata preferita e perché. Okay. So the question was, when you did practice powerlifting, which was your favorite lift and why? Oh, so my favorite, 1 second. Wait there, because I'm home now, look. Let me run inside and you'll be able to see me. See, I'm running. Joshua è arrivato alla sua casa e vuole mostrare la casa. Can you hear me? The Man in Black. See? The Man in Black. You can't see me. I'll turn the light on. Are you ready? Here I am. Oh, I'm home. Look at that. We're in the real light. Joshua. Oh, I'm not letting you down now. You can see me. I'm going to go dark again. Now. Where have I gone? Finally. Here we go. No, non ti vedo più di nuovo. I don't see you. There we go. Okay. Look, I'm here. Okay. So, go on. Hit me with the question. Yeah, Okay, so the question was, when you practiced powerlifting, which was your favorite lift? Oh, I can't hear you. Can you hear me? Oh, I can hear you now. Sorry, I took my headphones out. Okay. Go. So the question was, when you practiced powerlifting, which was your favorite lift and why? It definitely wasn't bench press, was it, Maria? Let's be honest. Take the mick out. She's not even listening to me, is she? So it definitely wasn't bench press. She's in a world of her own. I'm gonna have to say, I don't want to make this cliche because I wasn't a bad squatter, but I'm gonna have to say the squat was my favorite lift. Deadlift, but then I liked deadlifting on competition day just because. No, you can bring a lot of hype for the deadlift, and people always expected big things from me on the squat. So it's kind of, I felt quite pressured there, and I always felt really sick. It's the first lift of the day. But yeah, I would say deadlifting. Deadlifting for me was, especially when I was out on the platform, I could just be me and I could do my thing and I could enjoy it because I was never going to really beat anybody in the deadlift. I wasn't there to win deadlift medals. I was there to secure a total and I could just have fun with it. So I'm going to say the deadlift, but for my own ego, the squat. Ok, quindi lui ha detto che il suo levamento preferito era lo stacco, ma gli piaceva tanto lo stacco perché lui con questo levamento si poteva divertirsi, non c'era una cosa finale, non era per vincere qualcosa o per avere un numero grande, era solo per lui stesso. Ma se lui vuole rispondere attraverso il suo ego, forse lo squat, perché era molto bravo e ha vinto tante cose, ma per divertimento è sempre lo stacco. Ok, qual è il segreto per avere uno squat efficiente, secondo lui? Okay, another question is, according to you, what is the secret to having an efficient squat? Oh, keeping the bar over your center of foot. So keeping the bar over the center path, the center of gravity. And one of the best tips for this to make it as efficient as possible from me is control the descent. It's control on the way down, be as aggressive as you like on the way up. For me, the descent is where everything is determined. That's where the center of gravity is determined. If you can keep it over the center of foot for as long as possible on the descent, you're going to be a successful squatter. And that's what I really, really think helped me in the long run and helped my squat grow as much as it did.
was just being really good at balancing and being able to keep it over my center of mass for the longest time possible. I genuinely think that's what put me above the rest in the world. I was just better balanced than anybody else. That was it. Not that much stronger, I was just better at balancing. Quindi lui ha detto che il suo segreto è sempre mantenere il bilanciere sempre nel centro dei piedi e sempre nel mezzo della gravità, quindi sempre avere il controllo nella discesa e sempre andare veloce quando vai su. In risalita. Sì. Senti, chiedimi un attimo una cosa, questa è una mia curiosità. Nello squat si scende fluidi o si scende lentamente? Cioè, si va in velocità nello squat o secondo lui è meglio avere un controllo, una dinamica più lenta in discesa? Okay, so in the descent, is it better to go slowly or to go fast? Go slow, really slow. People, when you watch it, people want to be like looking, thinking that you're doing a tempo variation, that you're under that much control. I would say the descent of the squat wants to be around 3 to 4 count in your head. So it's slow. It's slower than you probably predict it to be. But the more control we have on the descent, the more we can determine our center of gravity, the more aggressive we can be on the way up and the more efficient we will be. Ok, quindi lui ha detto che andare più piano nella discesa perché così hai più controllo del peso e il bilanciere rimane più nel centro di gravità e quindi questa è la cosa più importante, avere forse 3-4 secondi e sempre piano e andare veloce quando vai. Ok, quindi più controllo per gestire la discesa e poi boom, velocità in risalita. Pam, così. Sì. Ok. Allora, qual è secondo lui l'allenamento, il segreto di un allenamento, di una programmazione efficiente che poi porta gli atleti ad arrivare ad avere così tanta qualità da fare poi un mondiale? Okay. So the question was, what is the key to having an efficient program and also to arrive to the World Championships? So, as in programming for all free lifts or just squat? Sorry? Programming for all free lifts or just squat? For all lifts. Oh, so all the lifts? Yeah. An efficient program is based around controlling fatigue and controlling intensity and knowing when to up the intensity when the fatigue is correct. So a lot of lifters these days don't make it to the top end because their intensity will be up here, but so will their fatigue at the same time. And this, to become stronger, isn't viable. The fatigue has to be down, the intensity has to slowly climb up. And the intensity needs to be controlled by volume, but it also needs to be controlled by what kind of weight to bar. So when we're looking to get stronger and when we're looking to be efficient with the program, we have to be in control of the fatigue element and make sure that it doesn't get too high while the intensity climbs. I'd say to be very efficient with programming, you need to be running frequent deloads. One, because these teach you about yourself and it helps you learn to peak. And two, it keeps you fresh. And the fresher we are, when we're looking to become stronger, you should never really be failing lifts in the gym. Like, I couldn't tell you the last time when I was prepping for a powerlifting competition, I failed a lift in the gym. It never happened because we controlled intensity, we controlled fatigue, and we never worked to max reps. We never worked to failure because that's not efficient. One, as well, when you do fail lifts in the gym, it puts negative process in your head. And becoming as strong as possible is always, it's more of a mental game more than anything. And if you have any negative side effect in your head, it's never ever going to be, you're never ever going to be successful in the sport. Ok, quindi lui ha detto che per avere un programma molto efficiente è molto molto importante controllare Vai tranquilla.
è molto importante controllare la intensità e L'intensità. anche sì, la intensità con il fatigue quando sei molto stanca. L'intensità col volume anche. Looks Col like you know what you're volume. doing. No, No, non è volume. No, cosa ha detto? Trovi la parola, Olivia? Fatigue. Fatica, non so. Fatica? Sì, probabilmente lui How vuole tired you are? la fatica. How tired you are? Fatica. Fatica. Sì, Ok. cioè vuole controllare a un metodo di allenamento dove c'è l'intensità e poi un range di fatica, no? Quindi lui cerca di avere un adattamento. Sì, quindi, sì, quindi sempre avere questo Non controllo, sempre a perché- spingere, non sempre a spingere. Sì, e Sì. e non sempre allenarti fino a fallire, fino a che sei troppo stanco, perché lui ha detto che tanti che si allenano troppo e si allenano troppo e si fanno stancare troppo e questo non va bene, perché anche essere forte non è sempre anche essere forte nella mente e anche tanto della mentalità, quindi è molto importante controllare questo, quindi se stai allenando troppo con tanto volume anche devi vedere il livello anche di stanchezza, quindi non stare troppo stanco, non sempre allenarti troppo. Devi essere sempre al limite. Bisogna evitare il limite, ok? Cercare sempre di essere in un range medio dove eviti il fallimento sia fisico che mentale, ok? E Good, anche Joshua. sempre mettere nel programma il deload. Ok. Allora, Stefano Tirabotti voleva farti una domanda, Joshua, prima che, insomma, adesso te ne farò due io, però volevo far fare anche, Olivia, pensa a una domanda da fare a Joshua e Maria. Maria! Sì, Wake up! What are you Maria, doing? you have a question for Sì. Joshua? You have a question for Joshua? Maria, have you got a question for me? No, she's not allowed to ask me a question because she will just take the mick out of me. She's She doesn't have a question for me. She's the best in the world. She don't care about somebody like me. No, now eccola. Where's she Non gone? sentiva niente. Ciao Maria. Ah, here she is. Hi Come on, Maria. Ok, ora Olivia, Ah, pensa Maria. una domanda per Joshua. Stefano, Sì, fai una domanda a Joshua. Joshua, volevo chiederti, adesso tu lavori tanto anche come trainer e chiaramente sei stato un powerlifter di livello assoluto. Tu come ti senti? Più atleta o più allenatore in questo momento? Okay, so seeing that you are an athlete but also a trainer, in this very moment, do you feel more of an athlete or a trainer? More of an athlete. My life revolves around training. I'm not gonna lie, it might sound really, really bad, but my clients come second to my training. My life is training, live, breathe, eat. My next goal and the next place that I want to be in my sport. Yeah, as bad as it sounds, but it's got to be that way if you want to be successful. Unfortunately, you got to be obsessed. Ok, quindi lui ha detto che lui si sente più atleta che allenatore, anche se si suona male di dire questo, ma lui è sempre prima e le persone che lui allena vanno secondo, perché la cosa più importante per lui è allenarsi e essere atleta e per diventare una persona molto esitosa e un buon atleta devi essere ossessionato, quindi è così. Assolutamente, esatto. Che anche dicono che ho l'ossessione, diglielo, che di me dicono che sono ossessionata da questo sport,
a tal punto da arrivare a fare tutta sta roba. Diglielo, Diana. Okay, so Sonia is saying that so many people have told her that she is obsessed with powerlifting and the sport, and also because she is doing these lives and they call her an obsessed person. Yeah, but Che sono pazza, ecco, No. I'm free. those people's opinions are irrelevant. They're probably lazy and they've probably got nothing about them and they'll probably never ever be successful in a field. And unfortunately, that's the reality for them to slag you off because they don't have that obsessive disorder, because it needs to be like that. If you want to be successful, you've got to be obsessive. If you want to be good at something, you've got to obsess about it. You've got to make it your life. I know this by experience. When I wanted to be the best squatter in the world, I made it my life. Day in, day out, it's all that I thought about. It's all that I cared about. And if those people tell you that you're obsessed, shake their hand and tell them goodbye. We don't want to talk to people like that. If you're negative in my world, you're out of here. You're done. You're dusted. We're not friends anymore. Quindi lui ha detto che è molto importante essere ossessionato, quindi non è una cosa brutta, perché lui è diventato bravo nello squat per essere ossessionato e allenarsi tanto. Quindi se qualcuno ti dice che fai troppo, che sei ossessionata di non fare caso, che non è una cosa importante, perché magari queste persone sono persone pigri e che non fanno niente e quindi non possono capire di questo. Allora, Joshua, Juan Carlos Pereira. Leggi, Joshua is a king. Who's this guy? Oh, who's that? He's way too nice. He's lying. Don't believe him. I'm Ha not detto saying che è un anything. bugiardo, che non crede. Allora, digli che Joshua, che Juan Carlos Pereira è un grandissimo powerlifter che fa anche powerlifting attrezzato e quindi è veramente un gran professionista, e se lo dice perché lo pensa davvero. Come si chiama, scusa? Non ho sentito. Juan Carlos Pereira. Juan Diglielo. Carlos Pereira. Pereira. Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira Pereira dice che se dice così che lui è un re è perché lo pensa veramente, perché lui è un grande powerlifter, è professionista nel powerlifting. Okay. Diglielo. So this person that said that you were king, that said you are a king, he is an important powerlifter here in Italy, and so if he says that you're a king, it's because it's true. Nah, he's just, don't do that. It's true. Ok, Simona Capi dice: se non sei ossessionata dal powerlifting non sei un atleta. Un'atleta vera è ossessionata dal proprio sport. È vero. Puoi tradurre, Diana? So this, yes, Dice, says that se if you non are not sei obsessed with powerlifting, you are not an athlete. And a true athlete is obsessed with its own sport. Sorry, go on. Read that again. I didn't hear you. Okay, so the comment said that to be a powerlifter, you have to be obsessed with the sport, and that to be a true ho dimenticato l'ultima parte, scusa. Niente, allora, se non sei ossessionata dal powerlifting non sei un atleta vero, perché chi è un atleta vero è ossessionato dal proprio sport. Comunque fa niente, era una battuta. Whoever is a true athlete is obsessed with their true sport, with their own sport. Still can't hear you. It went all funny. Sonia, stop speaking. You're making it go all funny. Diana, hit me. Say it again. No, don't worry. No, Sonia, stop speaking. You're making it go funny. I can't hear her. Come on, Diana. Speaking.
Sonia, if I gotta tell you again, I'm gonna get upset with you. Right. So she said that you have to be obsessed with your sport to it's really important to have that obsession to be good at your sport and to be good at powerlifting. Oh, that's what they're saying. Yeah. Oh yeah. So from the bottom of my heart, if I can give a tip to anybody out there now, young, old, or whoever's out there, and they want to make the world championships, or they want to break a world record, or they're looking to be world champion, you've got to submerge yourself into it. You've got to make it your life, because if you want to be the best in the world at something, you've got to beat everybody else in the world. And I tell you now, if you don't become obsessed, there'll be somebody out there who wants to do what you want to do, but they will be willing to be obsessed with it. And that's the difference between the best in the world and the bang average, because the best in the world are willing to take those risks, and they're willing to be so submerged that they don't care about anything else but the outcome and that goal. And I'm not going to lie, that's the difference between people that make it happen and the people that don't. So yeah, if you want to be successful, you want to be at the top, you've got to be obsessed with it. It's a phrase that comes up very, very often from successful people in many, many different fields, not just the sport of powerlifting, CrossFit, stuff like that. It's in business, it's in lifestyle, it's in everything. You've got to be submerged, you've got to be obsessed with it to get to the peak, to get to the pinnacle. Quindi Joshua ha detto che è molto importante essere ossessionato con il tuo sport, può essere powerlifting, CrossFit, anche in un lavoro, e se vuoi riuscire a essere top è molto necessario essere ossessionato e dare diventarlo la tua vita, perché questa è la differenza fra le persone normali e le persone che vincono le gare, che vincono che sono campionati e che hanno una vita molto successful, molto una vita molto grande, quindi devi lavorare tanto e essere ossessionato. Ok, allora, ultima domanda, però questa volta per tutte e tre. Dillo, Diana. Okay, so last question, and this is for everyone. For everyone. Cosa Is it a race? Is it a race? You can answer it the quickest. No, cosa ha detto? Ha detto se questa è una gara di chi risponde più veloce. No. Are we all just going to shout the answer? I see you. Okay. Go. Okay. Maria's gone. She don't want to play. Maria. We win already. Yeah, Maria, you out here. She's going to handle the pressure. She turned. Hi, Maria. Maria, where have you been? We've been waiting for you. This is the question. She's half asleep, though. Allora, cosa vi sentite di consigliare a dei ragazzi giovani che iniziano adesso il percorso del powerlifting? Vai, Diana. Okay, so the question is, what is some advice that you give to the young people who are starting the sport of powerlifting? What are some tips, recommendations, or anything? So we can start with Maria first. Maria. Yeah. Sorry, Maria. I can't keep my face straight when Josh is making that face. I can't hear you. I would say start with something small, like, find something that you really like it, and do your research on your coach. Be patient. And that's it. And if you want to be rich, don't powerlifting. Ok, questo l'ho capito anch'io, va bene, molto bene. Se volete fare soldi, non lo fate col powerlifting. Ok, molto bene. Non lo diciamo, Maria, non lo diciamo. Powerlifting is the new
someone is my life, is my love, and no money, but whatever. True, yeah, Joshua, true. what do you I didn't eat when I was powerlifting. I was that poor. Rubbish. It's a cosa ha detto joke. Diana? What? I don't Diana, speak cosa ha Italian, detto? Sonia. Perché Diana è italiana. No. No, non parlo in italiano. I don't What? speak in Italian. Non sento. Diana, mi senti? You listen me? Yeah. Sì, adesso sì, cosa hai detto? Ok, no, perché Joshua mi ha detto non parlare in italiano. Right. Ok? Ok. Joshua, chiedi a Joshua cosa pensa di dire ai ragazzi giovani. Okay, so Joshua, what is your advice to the young people who want to start powerlifting? My advice to the younger generation is don't be afraid to put it out there that you want to do great things. If you're truly passionate about the sport, write down the goals and make it happen. Don't be scared. Don't be scared to hear it that it sounds so crazy that you think that it won't happen. If it doesn't scare you, you ain't aiming high enough. Like when I told people I wanted to do what I wanted to do, nobody believed in me. And those people that doubt you should drive you every day. And then one of the big things for me as a lifter coming from the bottom to the top is you've got to be consistent over a long period of time. Don't chase those short-term gains. Don't chase those Instagram lifts. You're chasing it for a long period of time. And if you want to be the best powerlifter in the world, it takes time. Getting strong takes years, but it's a wonderful process. And you've just got to, like Maria said, you've got to be patient. You've got to be consistent. And don't be afraid to aim for the stars, because do you know what? If you aim for the moon and you miss, you're going to land on the stars, right? And you'll be amongst the greats like Maria and Olivia. Okay. Olivia? For you? Olivia? I think I've got the very similar response. Set those goals, reach for them, but know that it's going to take time and be patient to take that time, because you can get really hurt if you try to push yourself to do things that probably aren't in your body's you're not strong enough for. So just have patience and think of the long term. Ok, quindi Maria ha detto che è molto importante ricercare un buon allenatore, ma anche avere tanta pazienza, perché la pazienza è molto importante. E Joshua ha detto che non avere paura di avere una meta grande, perché se non hai paura di questa meta, forse la tua meta non è così grande. Quindi sempre non avere paura di voler essere un campionato e di avere una meta grande. Quindi sempre avere tantissima consistenza e sempre pensare in tempo più sì, lungimirante si dice in Italia, un pensiero più ampio. Sì, nel tempo più ampio, non in gratificazione di adesso, no, sempre pensare nella tua metà, perché per diventare forte ci vuole tantissimi anni, non è che diventi forte così veloce, quindi sempre avere tantissima pazienza. E Olivia ha detto che anche avere la metà, avere pazienza e consistenza, sì, tutto. Ok, allora io sono già 2 ore di live streaming, io vi ringrazio, I love you guys, grazie di aver accettato il mio invito, thank you for
you are my guest tonight, ok? Diana, puoi tradurre? Vi aspetto poi per le prossime live streaming, che saranno tantissime, ok? Prossima live avremo anche altri ospiti. Stasera dovevamo avere Jane Thompson, però ha fatto tardi col lavoro, quindi ce l'avremo la prossima settimana. Puoi tradurlo, Diana? Yes, so Sonia is saying thank you so much for joining us today in the live streaming. That we were supposed to have another athlete named James Thompson. Jen. Yeah, but he couldn't make it. Jen. But Jen, not James. Sonia, she's not called Jane. James. Jane. Jen. Jennifer. Jane, va bene? Jennifer. Va bene, Jane? Jennifer. Jennifer. That's the one. Don't call her James. She'll bench press you. Ho detto James, vedete? Ho detto James. Okay, Ha ragione lui. Jane. No, è Jane. Jennifer Thompson. Jane Thompson. Okay, Jen. Jennifer Thompson. Maria. We were supposed to have another guest, Jennifer Thompson. Jennifer Thompson. Che Che viene la couldn't make prossima it settimana. due to work, and so she will join us next week. Ah, Ok? sounds good. E adesso gli devi dire che voglio bene a tutti, che li ringrazio tantissimo per essere stati qua con me, che sono dei professionisti incredibili e che spero di riuscire a portare la mia passione, di averla trasmessa a loro, per poterla trasmettere poi a tutto il mondo del powerlifting. Vai Diana. Okay, so she's once again saying thank you for joining us today, and that she hopes that she has transmitted her passion and her energy that she has towards powerlifting to you all, and she looks forward to making more live streamings with other athletes, and so thank you. Thank Ok, you. Gracias. Grazie. Thank you Olivia. Gracias. Thank you. Stefano Tiraboschi. Thank you Grazie a te. Maria. How Thank do you you say Diana. thank you, Diana? And thank you Josh. Don't give me those eyes over the live stream. I love you Josh. You I are the love you king. too. You How are do we the say king. thank you, Diana? Thank you. Yes. E ora sigla. Alla prossima. Diana, sei stata Adios. bravissima. Okay. Adios. Okay. Adios, Bye. amigas. Bye bye. Bye. Adios. Bye. Good night. Bye. Sigla.